Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale YouTube Sigfrido Mille Quadri. Nel video vi presenterò un quadro di Vincent van Gogh, La notte stellata su Rodano. Andiamo subito a scoprire l'opera. Siamo di fronte ad un l'abbraccio che Van Gogh tributa al paesaggio che gli si presenta davanti agli occhi una sera di settembre del 1888 sulle rive del Rodano ad Arles, in Provenza. Un abbraccio che avvolge l'universo intero, quello degli uomini, i suoi concittadini, che presto favoriranno, non riuscendo a comprenderlo, il suo internamento presso un manicomio, e quello di un cielo colmo di stelle, quelle stelle che, come il pittore scrisse, lo facevano tanto sognare al punto che avrebbe voluto visitarle. E in fondo è così. Con questo dipinto Vincent è come se ricomprendesse in un unico grande respiro tutti gli abitanti della sua città e tutte le stelle del firmamento. Il suo cuore, il suo sentire, la sua anima erano così grandi da travalicarne il corpo, il cavalletto, quella stessa coppia di paesani che si trova per caso sul lungo fiume davanti a lui, così grande da incontrare lo spazio infinito, la costellazione dell'Orsa Maggiore, con le stelle brillanti che riconosciamo nel grande carro, e ancora altre, milioni e milioni di gemme luminose disperse nel cielo e palpitanti di vita. Il grande impatto luministico del quadro deriva soprattutto dai lampioni a gas posti sulla riva del Rodano e dai loro spettacolari riflessi giallo-oro sulle acque del fiume. Siamo di fronte ad un grande capolavoro che ha una visione del mondo trasfigurata da un sentire umano così forte, unico e potente da farci sprofondare nel mistero e nell'incanto della bellezza e della vita. Van Gogh arrivò ad Arles in Provenza nel febbraio del 1888 con un pensiero fisso: dipingere la notte. Il pittore olandese amava le stelle, amava la notte, tanto che in una delle sue numerose lettere scrisse come la notte gli apparisse ancora più colorata del giorno. Il progetto di realizzare un dipinto notturno si realizzò però solo qualche mese dopo, proprio con La notte stellata sul Rodano, il dipinto presentato in questo video, che risale alla seconda metà di settembre del 1888. Nel frattempo, nell'agosto 1888, Van Gogh aveva inserito come sfondo di un ritratto di Eugène Boch, un pittore belga che aveva conosciuto ad Arles, proprio un cielo stellato. Qui il pittore astrae il ritratto dalla realtà, proiettandolo in una dimensione simbolica, tanto che diede al quadro il titolo Il poeta. Nella prima metà di settembre Van Gogh aveva dipinto una porzione di cielo notturno nel celebre Terrazza del caffè di sera, che anticipa la visione che apparirà nell'opera analizzata in questo video. Non possiamo infine dimenticare la celeberrima Notte stellata, realizzata l'anno successivo, nel giugno 1889. Qui il cielo è completamente trasfigurato dalla visione allucinata del pittore ed assume una dimensione cosmica. Torniamo al nostro dipinto con qualche informazione. Il titolo è Notte stellata sul Rodano, l'autore Vincent van Gogh, l'anno di realizzazione il 1888, il luogo di conservazione il Musée d'Orsay di Parigi. L'opera è un olio su tela e misura cm 72,5 x 92. Il dipinto venne presentato alla Mostra degli Indipendenti a Parigi nel 1889, quindi l'anno successivo alla sua realizzazione. Fino al 1922 l'opera era parte di una collezione privata, poi venne acquistata da una galleria di Amsterdam per poi approdare alle collezioni nazionali francesi nel 1975. Il pittore prese dunque il cavalletto una sera di settembre e si recò sul lungofiume del Rodano, poco lontano dalla Casa Gialla che si trovava in piazza Lamartine ad Arles. È importante ricordare come il pittore olandese, così come gli impressionisti prima di lui, utilizzasse i tubetti di colore di stagno prodotti industrialmente, tubetti che erano stati inventati nel 1841. Questo permetteva agli artisti di poter lavorare en plein air, lontano dagli atelier, senza che i colori seccassero. Il punto esatto dove venne posto il cavalletto è segnalato oggi da un cartello turistico. Davanti al pittore il paesaggio si mostrava in questo modo: a sinistra il lungo fiume di Arles, poi il profilo di un ponte e quindi la zona di Arles posta sulla sponda opposta del Rodano,
chiamata Trinquet Hill. Van Gogh si era appena trasferito nella Casa Gialla e proprio in quei giorni, come documentato in alcune lettere, ne stava completando l'arredamento, predisponendo anche una stanza per gli ospiti che secondo i piani del pittore sarebbe stata destinata a Gauguin. Sempre in quei giorni Van Gogh realizzerà anche il celebre dipinto della Casa Gialla. Era quindi un momento di particolare slancio creativo quello che stava vivendo il pittore, che sperava di poter realizzare il suo sogno, quello di creare una colonia di pittori intorno al suo studio. Talvolta ci chiediamo se la nostra interpretazione di un dipinto sia coerente con quella che ne dava l'artista. Ci chiediamo se comprendiamo correttamente le sue intenzioni. Nel caso di Van Gogh abbiamo uno strumento straordinario, il grandissimo numero di lettere che l'artista scriveva principalmente al fratello che lo sosteneva economicamente e moralmente. Queste lettere sono estremamente lunghe e dettagliate e ci descrivono minuziosamente lo stato d'animo del pittore, i suoi progetti, le sue riflessioni sulla pittura. Spesso Van Gogh descrive anche i quadri che sta realizzando, i motivi di ispirazione, le intenzioni. Con il pittore olandese abbiamo quindi un notevole bagaglio di documenti che ci permette di comprendere a fondo come nascevano le sue opere. L'artista, come già accennato, aveva scritto alla sorella Wilhelmina di avere spesso l'impressione che la notte fosse più ricca di colori se paragonata al giorno, ed in effetti la prima cosa che colpisce di questo notturno è l'eccezionale ricchezza del colore. Vi sono molte immagini sbiadite di questa opera che circolano in rete ed è davvero importante sottolineare come il quadro sia invece caratterizzato da un colore estremamente brillante che riesce a trasmettere perfettamente l'intensità della visione del pittore olandese, perché La notte stellata sul Rodano è innanzitutto un'esperienza emotiva del pittore, un'immersione nelle suggestioni della notte, la stellata innanzitutto, ma anche il gioco di riflessi dei lampioni a gas. Convivono quindi due sentimenti di stupore nel pittore, uno atavico, che è l'incanto dell'essere umano di fronte alla bellezza del cielo stellato, che ci fa assaporare l'infinito, ed un sentimento nuovo, moderno, che è lo stupore di fronte all'effetto dell'illuminazione stradale a gas. Il 29 settembre Vincent scrive al fratello Theo di aver realizzato finalmente la tanto attesa tela con un cielo stellato. Il pittore descrive il dipinto e sottolinea la differenza tra la rappresentazione delle lampade a gas gialle con i loro riflessi violenti oro-rosso fino al bronzo verde e a quella dell'Orsa Maggiore, che brilla invece di un verde rosa molto più tenue. Per Van Gogh quindi esiste una contrapposizione netta tra la forza quasi dirompente delle luci artificiali e quella più delicata delle stelle, che il pittore aveva paragonato, sempre nelle sue lettere, a delle pietre preziose. Il dipinto può essere diviso e letto in tre parti. In primo piano notiamo un lembo di terra. Van Gogh aveva posizionato il cavalletto in un punto che oggi è stato cementificato. La posizione è rialzata di qualche metro rispetto alla superficie delle acque del Rodano. Al vertice di questa porzione di terra notiamo la sagoma di tre barche. In primo piano a destra fa capolino invece una coppia, due arlesiani che si tengono a braccetto e stanno facendo due passi. Sembrano improvvisamente alzare la testa, hanno scorto il pittore con il suo cavalletto. Il vestito della donna riporta l'unica macchia di rosso nel dipinto. Già da questa zona del quadro possiamo notare la pennellata molto materica stesa da Van Gogh attraverso segmenti accostati di colore. Qui prevale l'alternanza di blu cobalto, i verdi e i marroni. La seconda parte del dipinto è quella occupata dalle acque del Rodano e dal profilo urbano. Assoluti protagonisti di questa zona sono i già citati lampioni a gas. Van Gogh traccia con lunghe pennellate lineari il lungo fiume, come una sorta di arco senza soluzione di continuità che passa da una parte all'altra del Rodano attraverso il ponte. I lampioni sono posti su entrambe le sponde. I profili della città sono appena accennati e possiamo scorgere le sagome di alcune chiese, che svettano con i loro campanili. La superficie dell'acqua è resa con pennellate orizzontali, soprattutto di blu di Prussia e tocchi di cobalto. I riflessi dei lampioni a gas con pennellate di giallo, arancio e verde.
Il cielo stellato è la terza porzione del quadro ed è caratterizzata da pennellate molto larghe che paiono stese con particolare serenità da parte del pittore. Il cielo è dipinto con il blu cobalto nelle zone rischiarate dalle stelle, soprattutto le sette che compongono il grande carro. Secondo alcuni studi compiuti dagli astrofisici, la posizione delle stelle del grande carro che troviamo nel quadro corrisponderebbe proprio a quella di una notte compresa tra il 20 e il 30 settembre 1888, intorno alle ore 22:30, coerentemente con quanto documentato nelle lettere del pittore. Questo ci conferma come Van Gogh, pur perseguendo un'arte a forti tinte emotive, partisse dal dato naturalistico oggettivo. Abbiamo chiuso questo viaggio alla scoperta di un dipinto che, come dicevo all'inizio del video, è come un grande abbraccio, un abbraccio che avvolge la cittadina di Arles, i suoi abitanti e le stelle del cielo. Spero che questo abbraccio abbia raggiunto anche voi e che lo abbiate sentito in tutta la sua forza. Se avete gradito il video, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Fatemi sapere nei commenti cosa pensate di Notte stellata sul Rodano. Vi aspetto al prossimo video.